morning guys, siamo a EICMA 2019, non vedo l'ora di entrare, sto andando di corsa in mezzo a questa bolgia di gente che c'è per fare il mio ingresso, il biglietto già ce l'ho. Finalmente siamo dentro ragazzi, visto che questo è un canale di moto custom e visto che io guido un Harley è d'obbligo andare in cerca dello stand Harley, perché c'è una moto che vorrei tanto vedere insieme a voi, nuova concezione, io non so dove devo andare e dobbiamo discuterne insieme. E per capirci è una lontana parente, mamma Harley si sta facendo attendere. Andiamo a beccarci la nostra mitica bicilindrica scorbutica stronza e borbottante, ma che sotto sotto ci fa innamorare perdutamente. Ho visto il logo di mamma Harley, corriamo. Andiamo a odorare un po' di puzza d'acciaio americana. Biciclette, questa me l'ero persa ragazzi. Qui davanti a noi vediamo la Livewire, non ne parliamo ora perché ne parleremo venerdì. È tutto incentrato sul mondo elettrico ragazzi. Ora come prima cosa sto cercando quello che reputo forse un altro flop, non la vedo, per cui secondo me l'hanno nascosta. In fondo anche loro forse non ne sono del tutto contenti, non se ne vergognano, l'hanno messa addirittura in una nicchia, quasi fosse il santo graal da proteggere. Vuole andare a prendere quel segmento di mercato che Harley non aveva mai toccato, touring del calibro di GS, multistrada, che tante altre marche stanno cercando di andare a battere negli ultimi anni. Però questa non è la strada che deve percorrere Harley, è una strada completamente diversa da quella che è la cultura e la storia di mamma Harley. Secondo me non ha una vita lunga. Harley sta cercando di andare a prendere quelle fette di mercato che non ha mai avuto, perché non ne sono mai interessate, perché quello che sa fare bene è creare custom, moto da brutti ceffi. E vedere qui una moto elettrica, bici elettriche, di là una moto touring stile GS è un cazzotto nel fegato, di quelli che ti spezzano in due e non ti fanno più rialzare. Il motore di nuova generazione made in Milwaukee, proposto sui 100 e passa 46 cavalli, sicuramente sarà uno spartiacque tra gli amanti di casa Harley. Io non sono laureato in economia, in ingegneria o quant'altro, sono un poverissimo ragazzo che ha la sua Iron 883 Noise, però devo riconoscere che se Harley vuole riprendersi la fetta di mercato che sta perdendo, deve riprendere la sua storia e portarla nel futuro, non deve prendere un passato che non ha mai avuto perché non lo conosce. Questa vuole essere la risposta alle naked super sportive, ma Harley ci provò in passato a fare una moto del genere e le riuscì anche bene. Perché fare questa quando in passato ha rovinato un marchio quale Buell? Secondo me sta battendo sentieri impervi per lei. Harley nel mercato azionario sta perdendo una marea di punti perché chi è in possesso delle azioni non ci crede più. Ecco, questo è un esempio di quello che dovrebbe fare Harley: prendere una moto, idearla, progettarla, mantenendo la sua linea custom veramente fatta molto bene. Ora appena il signore scende mi ci voglio sedere un attimo sopra. È una moto fatta con i controcoglioni, comoda, manubrio alto il giusto devo dire, non è stancante, e questo doppio schermo qua mi piace, anche se non mi fa impazzire l'idea, però mi piace. Sarei curiosa di farci un test ride. Ci lavoriamo per poterne fare uno. Street Bob, manubrio alto, lo vorrei montare sulla mia Noise ed ero curioso di provarlo. Conta chilometri interamente in digitale, è una cosa che non mi dispiace. Vorrei provare a trovare una soluzione del genere per la mia Noise, anche se il mio contachilometri qui a lato ha il suo perché, devo essere sincero. Quando ho effettuato il test ride ho sperato con tutto me stesso di poter provare la Road Glide. È la moto per eccellenza di casa Harley per il viaggio. Io sono innamorato della Street, però questa devo dire e riconoscere che ha una seduta veramente molto più comoda, e avendo il buttwing staccato dal manubrio le manovre sono molto più comode perché il manubrio quindi è più leggero, e questa è una connotazione veramente molto importante quando siamo a bassa velocità o addirittura fermi. La connotazione più importante è il suo sguardo, è uno squalo, è cattiva, è ignorante. Chiunque venga dalla parte opposta si deve rendere conto che deve avere paura. È un po' come Attila, dove passa lui non cresce più l'erba, dove passa lei la strada ormai è battuta per tutti. Una Road Glide viola è fenomenale. Non oso immaginare quella moto col motore 114. Apri il gas, non te ne rendi conto e sei già arrivato a destinazione.